Nvidia Jetson Nano, una delle schede embedded più potenti presenti sul mercato. E la cosa strana è che su YouTube non ho trovato neanche una recensione in italiano, quindi se non vuoi perderti altri prodotti super interessanti come questo, iscriviti subito al canale e attiva anche la campanellina. Oggi andremo a fare una recensione completa di questo prodotto, quindi andremo a vederne le caratteristiche tecniche, le specifiche, e successivamente andrò a proporvi alcune applicazioni per cui vale la pena utilizzarla. Molti pensano ad esempio che possa tornare utile utilizzarla come un server, ma in realtà non è proprio questo il suo scopo. E fidatevi che ci sono delle applicazioni veramente interessanti che si possono realizzare con una piccola scheda così. Innanzitutto, andando ad aprire la scatola, vediamo che la scheda è protetta da un involucro di plastica, questo per evitare l'accumularsi di umidità sulla scheda. Come potete vedere, estraendo la Jetson Nano non sono presenti alcuni cavi di alimentazione o strumenti del genere, quindi questi andranno acquistati a parte. L'importante è che andiate ad acquistare un alimentatore che fornisce in output 5 volt a 2 ampere. Infatti il TDP di questa scheda è di 10 watt, cioè veramente poco. Estraendo la scheda dall'involucro di plastica possiamo notare che non è un unico PCB, ma qui è stata installata un'ulteriore scheda montata al di sopra di quella più grande. Notate che le dimensioni sono veramente molto piccole, quindi quasi alla pari di quelle di un Raspberry, ma la potenza è molto maggiore. Il processore è una CPU della ARM, mentre la scheda grafica è una Nvidia di architettura Maxwell con una capacità di 128 CUDA cores. Quindi già da qui possiamo andare ad intuire quali applicazioni possiamo realizzare con questa piccola scheda qui. Infatti 128 CUDA cores possono essere sufficienti per andare a creare qualche algoritmo di machine learning e intelligenza artificiale. Andando avanti, su questa scheda troviamo 4 GB di low power DDR4 che lavora a 1600 MHz con una banda di trasferimento di 25.6 GB al secondo. Successivamente sul retro è necessario andare a installare una schedina da 16 GB sulla quale andrà installato il sistema operativo. Il sistema operativo viene fornito direttamente dalla Nvidia, vi lascerò il link eventualmente qui sotto, e diciamo che pesa un po' tanto, pesa 6 GB, però insomma ci aspettiamo un ambiente già preparato per realizzare molte applicazioni a questo punto. Andiamo avanti con le specifiche tecniche, parliamo del video encode. Infatti in encoding questa scheda può lavorare a 4K a 30 fps con un'uscita, 2 uscite di 1080 a 60 fps e 4 uscite a 1080 a 30 fps. Lo standard di compressione è HEVC con una banda di 250 megapixel al secondo. In video decode invece la banda raddoppia a 500 megapixel al secondo. Lo standard di compressione è sempre lo stesso e quindi abbiamo in uscita una da 4K a 60 fps, 2 da 4K a 30 fps, 4 da 1080 a 60 fps e 8 1080 a 30 fps. Infine abbiamo due porticine per due telecamere con cavo a 12 linee con banda 1,5 GB al secondo per coppia. La scheda è dotata di 4 USB 3.0 e una USB di tipo B. Inoltre notiamo una porta Ethernet, una porta video e una porta HDMI. Sulla scheda inoltre avrete già notato i GPIO, infatti questa piccola scheda è dotata di vari pin di input-output general purpose. Inoltre ci sono anche i pin I2C e I2S e infine anche pin per l'UART. Quindi notiamo che questa scheda è già ben dotata da un punto di vista hardware. Già con tutte queste caratteristiche possiamo andare a creare davvero tantissime applicazioni. Ma il punto è, quanto costa questa scheda? Questa scheda in realtà ce ne sono due versioni. Ce n'è una versione da 2 GB che si può trovare sui 60-80 euro, intendo gigabyte di memoria, e più o meno le caratteristiche tecniche sono circa le stesse. Non sono andato a approfondire questa versione perché a parere mio conviene di più comprare quella con 4 GB di RAM. Questo in quanto, ad esempio, siamo in grado anche di utilizzare eventualmente TensorFlow, che appunto richiede un minimo di 4 GB di RAM. Questa qui da 4 GB si può trovare sui 120-130 euro. Comunque ho creato un carrello apposta su Amazon e avete il link qui in descrizione. Parliamo un po' ora delle applicazioni che possiamo andare a creare con questa piccola scheda. Innanzitutto abbiamo dedotto dalla potenza di calcolo della GPU che possiamo andare a creare
script di machine learning, ma soprattutto quello che ci può interessare è il computer vision. Oltre alle varie applicazioni che si possono creare nell'IoT, ovviamente ci può tornare utile per robot e droni intelligenti. Quindi ad esempio l'utilizzo delle camere con algoritmi che sfruttano ad esempio OpenCV per fare il riconoscimento degli oggetti, eccetera eccetera. Con la potenza di calcolo che abbiamo sopra questa GPU possiamo eseguire questi algoritmi senza problemi. In ogni caso iscrivetevi al canale perché sicuramente l'andrò a testare e successivamente ci pubblicherò altri video. Inoltre ho letto che viene utilizzata anche in dispositivi medicali. Adesso non ho idea di cosa possono andare a realizzare, però ci sono ad esempio reti neurali in grado di riconoscere i tumori dalle immagini. Quindi per dei macchinari che devono stare accesi ad esempio 24 ore su 24 e che eventualmente non necessitano di troppa potenza di calcolo, questo è lo strumento perfetto, perché il TDP è di 10 watt e 10 watt sono veramente molto pochi per andare a eseguire degli script di machine learning. Quindi vedete che anche da un punto di vista energetico è molto conveniente. Altre applicazioni interessanti ovviamente sono quelle legate semplicemente all'area video, quindi molte persone la utilizzano semplicemente come home theater PC oppure come gestore multimedia. Vista la potenza video in uscita, siete in grado appunto di andare a collegarla a un qualsiasi televisore, a un proiettore, eccetera eccetera, e vedere video anche di alta qualità. Ovviamente si può utilizzare anche in casi di home automation e applicazioni smart. Non mi ricordo se l'ho già detto, ma una delle applicazioni interessantissime di questa scheda è la guida autonoma. Infatti con l'utilizzo di telecamere e di reti neurali appropriate si è in grado ad esempio di andare a controllare degli attuatori su un'automobile per andare a creare anche dei principi di guida autonoma che permettono appunto alla nostra auto o a un prototipo di essere autonomo. Infatti questa la voglio utilizzare sul mio progetto, la REV21, eventualmente vi lascio il link qui. Questo progetto tratta proprio di una auto elettrica a guida autonoma. La guida autonoma cercherò di svilupparla prima o poi quando riuscirò, non è argomento di tesi perché altrimenti non ci arrivo in fondo, perché infatti sto portando un'auto elettrica come tesi di laurea. Quindi ragazzi, assolutamente, se il video vi è piaciuto lasciateci un like e scriveteci qui nei commenti se avete ancora qualche dubbio. Io ve la straconsiglio questa scheda se dovete andare a creare strumenti, cioè se dovete andare ad eseguire algoritmi abbastanza pesanti su sistemi embedded. Infatti questa scheda, come abbiamo visto, ha una buona potenza di calcolo e ci permette di fare cose che insomma Raspberry fa già un po' più di fatica. Io Raspberry ve lo consiglio più ad esempio per applicazioni IoT verso il cloud, quindi anche applicazioni eventualmente server, ad esempio farsi il proprio Dropbox a casa, farsi un proprio web server. Trovate un sacco di video a riguardo su Raspberry sul nostro canale YouTube. Ad esempio c'è anche chi gioca con Raspberry tramite RetroPie. Ecco, una curiosità potrebbe essere provare a giocare con la Jetson Nano, vi farò sapere. Mentre per quanto riguarda appunto la Jetson Nano, io vi sconsiglio di farvi dei server con questo strumento qui. È uno strumento più dedicato al calcolo. Eventualmente la proverò, la testerò la fluidità di questo strumento, che secondo me per 130-120 euro è assolutamente conveniente, anche perché potete andarvi a creare semplicemente un computer da utilizzare a casa. Quindi se vedo che questo strumento è abbastanza potente, ve lo consiglio eventualmente anche come computer. E quindi ragazzi, siamo arrivati al termine di questa recensione. Se l'avete trovato utile lasciate assolutamente un like, scriveteci qui sotto nei commenti se avete qualche dubbio, andateci a seguire anche su Instagram e Facebook, ma soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi le puntate successive e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!